Questo è quello che mangi quando vai di fretta e non hai tempo per cucinare. Ma lo sai quello che c'è dietro? Adesso te lo spiego. Ciao, sono Giulia Innocenzi, una giornalista e documentarista ed è da anni che mi occupo del tema degli allevamenti intensivi. Quando sono andata a intervistare gli eurodeputati a chiedere perché decidano di finanziare con i nostri soldi gli allevamenti intensivi, la prima risposta che mi hanno dato è: uno, che non esistono gli allevamenti intensivi in Europa, e due, che la politica agricola comune non finanzia gli allevamenti intensivi. Tutte e due le cose sono false. Ho visto vacche riempite di antibiotici, polli considerati scarti, sbattuti contro un tubo metallico o bastonati per essere uccisi. C'era questo maiale malato che veniva mangiucchiato dagli altri maiali. Guardava proprio in camera come a chiedere aiuto, essere salvato da quella situazione. Il cannibalismo è un fenomeno riconosciuto proprio dalla legge europea e la legge europea autorizza gli allevatori a tagliare la coda dei maiali proprio perché altrimenti commettono atti di cannibalismo, che commettono comunque. Lavoratori sfruttati. Chi lavora all'interno di questi grattacieli di maiali deve vivere all'interno degli allevamenti e può uscire soltanto 4 giorni al mese. Questo perché c'è la paura che gli umani portino i virus all'interno degli allevamenti e una volta che entra un virus in un allevamento poi devi abbattere magari in una sola volta 1 milione di maiali. Questo è il prezzo di ciò che c'è sul nostro piatto. Oltre il 90% della carne, latte e formaggio viene prodotta negli allevamenti intensivi e soprattutto la politica agricola comune finanzia gli allevamenti intensivi. Come? L'Unione Europea prevede un pacchetto da quasi 400 miliardi di euro per la politica agricola comune in 7 anni. È un programma partito negli anni 60, aveva il nobile intento appunto di aiutare il reddito degli agricoltori. Purtroppo però nel corso degli anni questi soldi hanno sempre più abbandonato il piccolo agricoltore per andare verso i grandi gruppi industriali e gli allevamenti intensivi, soprattutto destinando i soldi ai terreni dove vengono coltivati i foraggi, i cereali, il mangime che viene destinato agli animali da allevamento. 2/3 dei terreni coltivati in Europa è destinato agli animali d'allevamento. Gli allevamenti intensivi in Europa ricevono 1200 volte più contributi della carne a base vegetale. Circa il 20% o anche meno va al produttore e l'80% va al distributore, al marketing, al packaging, a tutta quella roba lì. Questa proporzione dovrebbe essere totalmente invertita. Dov'è che non ci accorgiamo del potere della lobby della carne nei supermercati? Anche nelle cose più semplici. Si presenta con l'immagine del contadino col cappello di paglia che ti propone una visione idilliaca della campagna, di un rapporto gioioso fra uomo e animale e della parolina magica dietro cui si nasconde qualunque cosa, che è sostenibilità. Mentre l'Europa annuncia il Green Deal, agreed on the European Green Deal. Voleva essere il primo continente verde al mondo a puntare sulla transizione ecologica, la realtà invece è diversa. Non solo abbiamo abbandonato i piccoli agricoltori, ma noi stiamo finanziando metodi produttivi altamente inquinanti. Gli allevamenti intensivi sono responsabili del 14,5% di tutte le emissioni di gas serra. Chi vive in pianura padana sa cosa vuol dire sentire la puzza nell'aria, perché l'ammoniaca che viene soprattutto dagli allevamenti di maiali e di polli, quando si unisce alle polveri sottili, forma quel particolato che crea malattie respiratorie. L'industria della carne si è da sempre opposta a una etichetta di trasparenza. Questo rapporto fra industria della carne, lobby e politici è un rapporto grazie al quale l'industria della carne riesce a ottenere finanziamenti pubblici e a far passare leggi in suo favore. Un eurodeputato che voglia essere al servizio di una lobby, meglio se addirittura pagato, porta avanti le istanze dell'industria. C'è da elargire dei sussidi pubblici all'industria? Lo fa. C'è da portare avanti delle proposte legislative in favore dell'industria? Lo fa. Adesso è passato
al Parlamento europeo il gene editing, la modifica genetica all'interno della stessa specie. L'industria sta puntando tantissimo su questa nuova tecnologia perché ritiene che aumenterà la produttività e sarà una risposta al cambiamento climatico. L'industria ammette che esiste il cambiamento climatico, ma quello che fa è cercare di modificare sempre di più gli organismi coinvolti nella sua produzione. Oggi si parte con le piante, in futuro potrebbero essere gli animali, un maiale a 6 zampe, una mucca con 2 organi sessuali, e questi eurodeputati davanti al lobbista non hanno posto resistenza, alcuni hanno detto che non hanno pregiudizi e quindi erano anche disposti per un tubo nel retto di una vacca per ridurre le emissioni di metano a presentare un emendamento. Negli allevamenti gli animali sono già selezionati geneticamente, vediamo il pollo broiler che è quello con il petto enorme, vediamo le vacche da latte che riescono a fare sempre più latte, le scrofe che hanno sempre più capezzoli perché devono poter nutrire sempre più sui netti, l'animale come una macchina che deve produrre sempre di più. In quest'ottica si stanno già muovendo per avere vacche senza corna e per avere i polli senza piume, un'invenzione che parte da Israele e che permette di risparmiare anche i costi dello spiumaggio all'interno del macello. Tutte queste modifiche non includono l'animale come essere vivente. L'Italia ha questo primato dal mio punto di vista triste, che è il primo e finora unico paese ad aver vietato la carne a base cellulare. È semplicemente una mossa elettorale in favore di allevatori che non vogliono perdere il loro posto di lavoro, che vedono nella carne a base cellulare una minaccia. Io sono disposta a usare i miei soldi da contribuente per poter aiutare gli allevatori oggi a fare una transizione ecologica. Ci sono. Un domani magari non avremo neanche quelle risorse e saranno costretti a chiudere senza un aiuto da parte di noi cittadini. In ogni allevamento che si guardi ci sono delle storture. Uno prende l'uovo da gallina allevata all'aperto bio, quindi spera che sia tutto ok. Pensiamo per esempio ai pulcini maschi delle galline ovaiole, considerati inutili, quindi sono uno scarto, e quindi direttamente appena si schiude l'uovo l'operaio deve prendere il pulcino maschio e buttarlo nel trituratore. Oggi le persone vogliono sapere, vogliono essere consapevoli e la prima cosa che chiedono è: cosa posso fare io? E noi possiamo fare tantissimo. La forchetta è il nostro Parlamento quotidiano. Per far fronte a questi consumi di carne non esiste un allevamento sostenibile, perché non ci sarebbe abbastanza terreno per far pascolare tutti questi animali. Solo in Italia alleviamo più di 500 milioni di animali ogni anno. Non possiamo continuare a mangiare questi livelli di carne se abbiamo a cuore il pianeta e anche gli animali, ma soprattutto anche la nostra salute. Tutti questi cambiamenti fanno parte di un cambiamento in favore del pianeta che è stato ribattezzato transizione ecologica.